Buongiorno, sono Jordan Mozzanica e rappresento la seconda generazione della Mozzanica. Con questa rubrica voglio incontrare coloro che hanno deciso di seguire i passi del proprio genitore. Voglio sapere come mai, voglio sapere che strada hanno fatto, voglio sapere che difficoltà hanno superato, ma soprattutto quando è stato quel momento in cui da figli sono diventati imprenditori. Buongiorno Paolo. Buongiorno Jordan. Buongiorno, grazie di aver accettato di farti intervistare. Grazie a te. Questa rubrica da figli e imprenditori sta piacendo molto perché piace soprattutto sapere la vita di questo figlio che ha deciso di diventare imprenditore. Okay. Bene, arriviamo quindi alla prima domanda. Come hai iniziato? Io mi immagino un giovane Paolo Borroni, ventenne forse, Sì, qualche anno in meno o in più, poi ti racconto. che arriva qua nell'azienda del padre e inizia. Com'è andata? Com'è andata? Allora, l'ingresso in azienda è stato qualcosa di graduale. Possiamo dare una tappa che è quella del 1999, quando ufficialmente, dopo essermi laureato in economia e commercio, sono entrato in azienda, ma la verità è che l'ingresso a piccoli passi ovviamente in azienda è stato fatto sicuramente anche qualche anno prima, cioè si è partiti ad iniziare ad assaporare il pensiero dell'azienda, tutto quello che poteva essere collegato ad essa anche qualche anno prima, quindi le classiche vacanze estive erano in azienda, i primi lavori sono stati in azienda, durante il periodo universitario molto spesso, proprio perché l'azienda stava crescendo in maniera molto importante, cioè i miei genitori, che sono i fondatori dell'azienda, l'hanno costituita nel 1989 e quindi intorno agli anni 94-95, quindi quando io ero agli inizi dell'università, l'azienda veramente era cresciuta a passi da gigante. Quindi alla sera con due amici, tra l'altro che venivano all'università insieme a me, si veniva a passare le serate spesso a montare estintori, quindi passo dopo passo si è iniziati proprio dalla base, con il principio di crearsi quell'esperienza che secondo me è il punto fondamentale per poi prendere in mano una gestione dell'azienda stessa. Quindi dalla base, il creare esperienza, il capire come funzionano tutti i processi produttivi, e quindi il mio ingresso in azienda è stato prima verso la parte pratica, operativa, proprio del prodotto, che è la base, che era e che è la base della nostra azienda, e poi pian pianino invece spostato verso la parte amministrazione e commerciale. Quindi fammi capire, invece di uscire con gli amici, voi andavate qui in azienda. Diciamo che per poter uscire con gli amici il principio era quello di facciamo due soldini, no, adesso al di là della battuta si faceva uno e si faceva l'altro, non ero uno che usciva tantissimo, però si usciva ovviamente, assolutamente, ma è chiaro che i valori trasmessi, secondo me questo è il punto chiave, i valori trasmessi dai miei genitori, i quali partendo con un'attività importante, facendola crescere in maniera importante, mi hanno trasmesso quel pensiero e quella voglia di cercare di dare anch'io una mano e un contributo a questa iniziativa. Quindi nel periodo in cui l'azienda veramente cresceva a passi da giganti, non si riusciva a gestire tutto in maniera perfetta, e quindi quei lavori che magari durante la giornata non si riuscivano a fare, si cercava a livello di aiuto mio personale in queste serate nel cercare di dare il proprio contributo. E il contributo che ero riuscito a dare in quegli anni era: diamo una mano la sera nel montare qualche estintore. Bene, ma quindi allora da quello che tu mi dici io deduco che tu hai fatto proprio tutta la scala. Direi di sì, nel senso che si è partiti proprio dalle basi. Dalle basi vuol dire proprio dal capire come si costruisce un estintore, quindi il punto focale è stato proprio quello. Noi siamo un'azienda di produzione estintori e l'acquisizione delle basi nel montaggio dell'estintore, nel conoscere una valvola, nel conoscere i propri componenti, nel conoscere come si assemblano, nel capire i tempi di una linea di produzione, nel capire quali sono tutti quei particolari che quegli uomini di esperienza che c'erano nell'azienda ti potevano trasmettere, mi ha permesso di acquisire un bagaglio tecnico
che pian pianino logicamente negli anni è cresciuto, quindi la parte tecnica del prodotto io l'ho imparata da mio papà e dal lavorare nel quotidiano su questi prodotti. Quindi di conseguenza conoscenza della parte tecnica, Conoscenza magari della parte anche un po' tecnica, di magazzino, no? ma è ovvio. Ovvio, naturalmente. Poi si passa all'ufficio, conoscendo bene la parte tecnica, ci si approccia poi a quella che è la parte commerciale. Corretto. E poi diventa anche la parte di dirigenza. Sì, io penso che ogni persona abbia un suo carattere, no? E io non ero sicuramente una figura commerciale, cioè non avevo nell'indole la capacità di seguire la parte commerciale. All'inizio nemmeno io. All'inizio nemmeno io te, perché poi è stata una cosa che ho scoperto di me. Ma penso che sia la stessa cosa anche per me, nel senso che partito da una parte tecnica, partito da esperienze di magazzino, partito dai primi anni veramente di ufficialità, cioè proprio quando si è iniziati a lavorare a tempo pieno, sono stati anni dove all'inizio, quindi un ragazzo di 24 anni, poca esperienza se non nulla al di là della parte di studio, che cosa si faceva? Si faceva il jolly, quindi mancava la persona in produzione, si copriva la parte di produzione, mancava la persona in magazzino, si cercava di dare una mano in magazzino e pian pianino sono passati anni senza accorgersene, però si è creato un bagaglio di esperienza che è chiaro che ti porti avanti e che ti permette di crescere e di capire a 360 gradi cosa puoi dare o cosa puoi chiedere ai tuoi collaboratori all'interno dell'azienda. L'MP è cresciuta tantissimo perché, allora io, quanti anni è che se lavoro? Sono circa 23 anni che lavoro nell'impresa e c'era sempre questo nome di MP, che cioè, tu vedevi che proprio devi iniziare a distinguersi sempre di più il mercato italiano. Poi avete avuto l'apertura con i mercati esteri, cioè proprio passi da gigante. Però allora tu mi hai detto che laureato in economia e? Economia e commercio. Mi sono laureato nel 99, una data che non mi posso dimenticare perché era il 22/11 del 99, quindi se guardi la numerica è 221199. E il giorno dopo sono entrato in azienda e pian pianino siamo fatti questi passi. Però allora tu hai avuto questo percorso di studi e hai fatto questi passi, però insomma sia per il percorso di studio che hai avuto, ok che durante sia l'estate o comunque tra una pausa tra un esame e l'altro venivi a lavorare in azienda, però sia per il percorso di studi che tu hai fatto, non hai mai avuto l'idea o il pensiero di dire quasi quasi io vorrei andare in un'altra azienda, vorrei mettermi in gioco? Onestamente no. Io penso che il punto chiave siano stati i valori e il vedere i miei genitori che partendo da zero, anzi probabilmente da sotto zero, nel mettere in piedi un'impresa di un certo tipo e vedendo gli sforzi che loro hanno messi sul campo, in automatico è scattato forse in me un pensiero del voglio dare una mano anch'io. Prima di me in azienda è entrata Mara, che segue tutta la parte, mia sorella, che segue tutta la parte amministrazione e entrambi vivendo il quotidiano, tu considera che sai la nostra è un'azienda a carattere familiare, no? Che è cresciuta tanto ma comunque ha una base proprio come azienda familiare. Quando entrambi i genitori lavorano nello stesso progetto, nella stessa azienda, già da piccoli, no? Quando tu arrivi a casa e loro arrivano a casa, mia mamma segue la parte amministrazione, mio papà seguiva la parte di produzione e quando si arrivava a casa intanto che faceva da mangiare o intanto che si faceva la chiacchierata di che cosa si parlava? Di aziende, di estintori. Non c'era la regola. Quindi che non si parla di lavoro. Non era messa la regola, o magari è stata messa ma non è mai stata rispettata. Esatto, probabile quello. E quindi è chiaro che quello ha dato secondo me sia a me che a Mara una strada ben delineata. Quindi deduco che questa, sai, succede molto spesso che le seconde generazioni arrivano a lavorare nell'azienda del padre, però insomma c'è questa figura del padre e della madre anche nel tuo caso e uno non si sente ancora a quel livello, no? Deve fare tutta una serie di passi prima di dire ok, questa impresa è mia, la sento mia. Io, da come tu parli, io credo che questa cosa in te sia successa quasi subito, di sentirti proprio questa proprietà dell'impresa, allora, no? Comunque il fatto che è tua. Allora, onestamente direi di no, Jordan, nel senso che è il tempo
è il tempo e l'esperienza che poi ti porta a certi passi, ad acquisire certe sicurezze. Però per tanti anni il fatto di aver avuto veramente i miei genitori proprio come esempio quotidiano mi hanno permesso di crescere, di capire, e all'inizio sicuramente non mi sentivo pronto e non mi sentivo sicuramente all'altezza di quello che invece loro sono stati in grado veramente di mettere in campo. Con loro non dobbiamo onestamente dimenticare anche una serie di collaboratori che per l'azienda hanno dato veramente tanto, quindi il grosso vantaggio che io, parlando della mia esperienza, ho avuto è stato quello proprio di avere delle figure davanti a me che mi hanno fatto crescere in maniera incredibile su settori diversi, quindi mio papà per la parte tecnica, mia mamma per la parte amministrativa, una serie di collaboratori che mi hanno aperto gli occhi dal punto di vista commerciale. Come ho detto prima, dal punto di vista commerciale non mi sentivo in grado di poter seguire quella strada, nel tempo mi sono reso conto che era necessario, ma l'ho acquisita, come si dice, stando al fianco di persone veramente valide che i miei genitori hanno introdotto pian piano con la crescita dell'azienda all'interno dell'azienda. Quindi il ringraziamento va sicuramente ai capostipiti, quindi ai miei genitori che ancora oggi, all'età, mio papà di 79 anni e mia mamma all'età di 76 anni, sono ancora operativi, ovviamente con tempistiche e sforzi diversi da quelli dell'epoca, da Mara che è operativa tutti i giorni sulla parte amministrazione, a una serie di collaboratori, qualcuno che logicamente col passare del tempo per ovvie ragioni di pensionamento o purtroppo per altre ragioni su qualcun altro, mi hanno veramente dato, mi hanno fatto vedere quella strada che mi ha permesso di arrivare alle capacità, diciamo, alle conoscenze, ecco, forse il termine giusto è quello, alle conoscenze che oggi mi sento di poter avere. Io ti sto ascoltando e mi viene in mente che veramente uno dei pensieri che io ho iniziato a fare, che mi ha portato a una maturazione, è stata proprio la distruzione di un pensiero errato, ovvero se io porto avanti un'impresa devo sapere tutto, devo conoscere tutto, eccetera, eccetera. Io andando avanti ho capito proprio che la scelta delle persone giuste è proprio anche perché come titolare di impresa è vero che devi avere comunque la guida, per carità, Chiaro. ma non è detto che spetta sempre a te tutto, anzi se tu prendi i giusti collaboratori sono proprio i giusti collaboratori che a volte sono loro che ti danno le indicazioni giuste o direttive o suggerimenti e cose che tu non avevi pensato. Sono perfettamente in linea col tuo pensiero, cioè ogni azienda ha le proprie caratteristiche, ma come leggiamo nei libri di testo, francamente, che cos'è un'impresa? È un insieme di persone. Allora l'imprenditore deve avere la capacità di poter selezionare e farsi affiancare da persone capaci. Questo ci permette di avere, nel nostro caso ad esempio, settori specifici seguiti da persone veramente in gamba che gestiscono. Nel nostro caso abbiamo deciso di suddividere l'azienda in settori tecnici parlo, abbiamo persone che seguono il settore tecnico in maniera veramente di alto livello e che sicuramente sono 100.000 volte più preparate di quello che avrei potuto fare io. L'imprenditore deve essere quella persona in grado di selezionare, di capire quali sono le persone giuste al posto giusto e di dare spazio a queste persone per poter portare avanti un progetto. È chiaro che, come tutte le aziende, ma io faccio sempre l'esempio nelle piccole riunioni che noi facciamo, l'imprenditore è come se fosse un allenatore, no? Quindi deve poter gestire le risorse che ha, umane, al di là delle parti economiche o quant'altro, ma le risorse umane e metterle nelle condizioni di poter portare avanti un progetto nel miglior modo. È chiaro che è importante selezionare, ma l'imprenditore o l'allenatore poi deve guidare questa squadra o questa macchina per poter arrivare ad un obiettivo. Ecco, però adesso passiamo a delle domande che sono proprio, vanno nella sfera emotiva. Ora, tu sono quasi 30 anni che lavori in questa impresa, però la domanda è, ma Paolo Borroni ha mai avuto dei momenti difficili? C'è mai stato un momento che diceva, cioè si è chiesto, è la mia strada? Oppure situazioni in cui ha detto, oh, non ce la faccio più?
Ma guarda, io penso che questo ragionamento valga sia nella vita lavorativa che nella vita privata. Penso che chiunque abbia dei momenti difficili, abbia dei momenti di sconforto, ma per mille ragioni che toccano l'ambito personale, che toccano, come in questo caso, l'ambito lavorativo. Per forza ci sono e ci saranno sempre, bisogna avere la forza anche nei momenti difficili che possono andare da una fornitura sbagliata, da un problema su una fornitura dove non si è riusciti magari a portare a casa la parte di incasso economica, a situazioni varie, queste ci sono e ci saranno sempre. E il punto chiave è avere la forza, avere le idee chiare per superare questi momenti di buio, di difficoltà, non arrendersi, perché tutto quello che uno ha costruito deve essere poi il trampolino di lancio per superare questo momento di difficoltà e riproseguire in quello che è una strada che ti sei prefissato. Quindi focalizzarsi sull'obiettivo. Focalizzarsi su un obiettivo, ovvio. Un obiettivo che poi per tutte le imprese è un obiettivo che poi può variare nel tempo, perché un obiettivo stabilito ieri magari non è più l'obiettivo di oggi, perché cambia il mondo, cambiano gli scenari, cambiano le regole dei giochi e quindi l'azienda è un qualcosa che soprattutto secondo me proprio negli ultimi anni si modifica a una velocità della luce. Quindi scelte fatte 20 anni fa oggi non possono essere considerate più valide perché sono cambiati gli scenari, sono cambiati i valori, sono cambiati i modi di lavorare, sono cambiati i pensieri degli attori, dei clienti piuttosto che dei fornitori, quindi bisogna essere sempre pronti a rimettersi in gioco come persona, come gruppo e logicamente come azienda. Esatto, ma come hai gestito il passaggio generazionale con tuo padre? Guarda, è stata una cosa, come si diceva prima, graduale, un qualcosa di naturale. Per parecchi anni sono stato in azienda, logicamente con i miei genitori che portavano avanti in maniera importante qualsiasi tipo di decisione, ma sempre la loro forza forse è stata quella di coinvolgere sia me che Mara nei punti focali, quindi non c'è stato un momento vero e proprio di passaggio. Torno a dire, i miei genitori per fortuna sono ancora operativi in azienda, è chiaro che l'impresa dal punto di vista dell'operatività quotidiana è sicuramente più sulle mie spalle. Forse il momento vero, se vogliamo identificare un momento particolare, è legato a un grosso problema di salute di mio papà che mi ha portato per forza di cosa, però in automatico, cioè nel dire ok adesso tocca a me, quindi prendiamo in mano la struttura e a testa bassa con l'aiuto, ripeto, con l'aiuto dei nostri collaboratori abbiamo proseguito in questo progetto. Tu credi molto e hai fiducia nelle persone, vero? Ho fiducia nelle persone, sono il punto focale. Nessun imprenditore può arrivare ad un obiettivo importante su larga scala se non hai un gruppo di collaboratori che insieme a te cercano di raggiungere quell'obiettivo. Poi non sempre io magari sono in grado di trasmettere queste informazioni ai miei collaboratori, ma al mio interno il pensiero è sicuramente questo. Questo è molto interessante perché mi ha fatto specie di questa intervista che sto facendo con te proprio il punto che stai dicendo dei collaboratori. E quando tu hai detto che la società è un'impresa fatta di persone, è anche uno dei motti della Mozzanica, la Mozzanica è un'impresa fatta di persone, proprio perché ne abbiamo fatto anche noi un articolo tempo fa che diceva proprio che si parla sempre di strategia, si parla sempre di ambiente di lavoro, si parla sempre di tutta una serie di cose, ma in fin dei conti il leader deve stabilire dei piani per gestire le persone e avere delle persone con sé giuste. Quindi mi è piaciuta questa cosa. Vedi che io hai sottolineato. Nel confronto che ci stiamo facendo ho utilizzato il termine allenatore. Sì. Perché mi rivedo in quello, mi rivedo nella persona che è sempre a disposizione di tutti, perché si definiscono gli obiettivi, ma i punti chiave sono anche magari le cose più semplici del quotidiano. Quindi il confrontarsi su un pensiero, il confrontarsi su un problema, il capire come risolverlo. Poi è ovvio che
non sempre riesci a coordinare il tutto al meglio, o magari nel mio caso il ritmo del quotidiano magari non ti permette di seguire tutto nel miglior dei modi, però è un punto fondamentale. No, da soli non si va da nessuna parte. Sono d'accordo con Puoi te. essere bravo quanto vuoi, puoi essere il Messi della situazione che può segnare 10 gol, ma se poi non hai una serie di uomini che con te condividono un pensiero, ne prendi 20 e quindi non vai da nessuna parte. Sì, no, infatti fa venire in mente l'allenatore. Per me è forse uno degli esempi più vicini a quello dell'imprenditore. L'allenatore ha, che ne so, ha un minimo di 10 persone. Chiaro. Ma ciascuna di queste 10 persone ha delle sue qualità, la sua testa, Certo. devi saperle coordinare, devi saper dire ok, questo è il momento per te, ok, mettiti insieme a quell'altro, fai con quell'altro, devi cercare sì. È un lavoro nel quotididiano. È un lavoro, esatto, è una bellissima Ma proprio nel cosa. quotidiano. Ma allora quanti dipendenti siete adesso voi? Allora, MB in questo momento è formato è un'azienda di 50 persone, quindi 50 persone. stiamo parlando di un bel gruppo di persone che vanno dalla parte produzione alla parte commerciale alla parte tecnica, quindi è un bel gruppo di persone dove ognuno ha il suo carattere, ognuno ha le sue caratteristiche, ognuno ha anche i suoi problemi, perché ovviamente poi dopo i singoli problemi delle singole persone, al di là della parte lavorativa ma anche dal punto di vista personale, vengono riportati anche in azienda, no? Quindi la nostra, essendo un'azienda a carattere familiare, ha i pro e i contro anche di questi aspetti, però noi, così come mi ha insegnato mio papà, ci siamo sempre per tutti. Ma quant'è la percentuale giovane di questi cinquantina di persone? Guarda, tutto il reparto produzione, io penso che su 50 persone almeno il 50% è sotto i 35 anni, quindi la parte caspita. produzione sicuramente ha tanti ragazzi giovani, tanti ragazzi che col tempo stanno dimostrando di essere veramente persone serie, persone in gamba. Abbiamo avuto in passato qualche defezione, nel senso che non è facile oggi trovare, come si diceva prima, persone soprattutto serie. Il punto chiave è persone serie, persone che hanno voglia di imparare. Poi il mestiere, uno se ha voglia di imparare lo impara, ma devi avere una base di questo tipo, cioè aver voglia di mettersi sempre in gioco. Questo è un punto fondamentale in qualsiasi reparto uno faccia parte. Quindi in questo momento abbiamo sicuramente un 50% di persone considerate giovani e una serie di persone che avendo l'esperienza adeguata possono trasmettere una serie di principi e di valori a questi ragazzi. Va bene, sì, è buono che cioè, il 50% di persone giovani è veramente una gran cosa. Da come hai parlato, nonostante tu possa aver avuto, come hai detto tu, defezioni, Sì, o ma è che normale, sempre tu normale. focalizzato su un obiettivo, sulla propositività, perché comunque fa parte dell'ordinario, e quindi investire anche su queste giovani leve che assolutamente, che sono il arrivano. nostro futuro, le nuove generazioni sono coloro i quali nei prossimi anni ci devono dare quelle soddisfazioni che a noi e a loro stessi, quindi bisogna investire sui giovani. E un'altra cosa, allora, ripeto, io vi conosco da tantissimo tempo e sono testimone dell'evoluzione che è di MB. Immagino che adesso state affrontando degli altri step evolutivi, sia in come portare avanti le produzioni, sia con gli avventi delle intelligenze artificiali, sia con i mercati a cui vi siete aperti. Come state affrontando queste cose? Guarda, E che rapporto avete con l'intelligenza artificiale? Come si diceva prima, i mercati cambiano. Cambiano i mercati, cambiano le tecnologie, cambiano le procedure, cambiano i pensieri, quindi non si può star fermi. Questo vale per un'azienda di produzione come vale per un'azienda di servizi, quindi nel nostro caso stiamo investendo in maniera importante su tutto quelli che sono gli impianti di produzione, primo per avere una capacità produttiva sempre più elevata. Negli ultimi anni la produzione è aumentata veramente tanto perché le richieste a fronte di modifiche di norme o comunque anche solo il pensiero di aver allargato la nostra platea di clienti verso l'estero ci ha portato ad avere dei numeri importanti. Quindi quello che stiamo facendo è investire veramente tanto in tecnologia nel reparto produttivo, quindi impianti nuovi, impianti di produzione nuovi, alcuni installati nello scorso anno e alcuni che arriveranno proprio a breve, legati anche a settori nuovi che si stanno sviluppando.
penso ad esempio a tutto quello che è il settore dei gesttori a schiuma, quindi stiamo investendo in maniera importante anche per quei settori che pensiamo che ci possano dare veramente in prospettiva dei risultati veramente importanti. Quindi investimenti in macchinari, tecnologie, software, tutta una serie di cose. Non ci si può fermare. Non ci si può fermare, per un'azienda di produzione forse ancora di più di un'azienda di servizi, se ti fermi finisce che nel brevissimo tempo sei un'azienda che viene superata. Verissimo. Quindi la tecnologia e le attrezzature, i sistemi di produzione che ci sono oggi non sono gli stessi che c'erano 20 anni fa, quindi le macchine devono essere aggiornate, devono essere sempre le più avanzate possibili per una serie di obiettivi che sono il raggiungimento sicuramente di certe numeriche, quindi bisogna garantire X prodotti nel mercato, ma lo stesso discorso vale anche negli altri reparti, quindi gli investimenti sono programmati e sono veramente investimenti importanti. Bene, allora penso che per MB aspetti un bel futuro. Abbiamo anni ancora da pedalare, come si dice. Bene, allora noi siamo quasi alla conclusione dell'intervista. Ritorniamo un attimo su di te, no? Ok. E quindi la mia penultima domanda è: il Paolo Borroni di adesso, Sì. se dovesse guardare il Paolo Borroni del 1999, che cosa gli direbbe? Cosa gli direi? È una bella domanda, sicuramente sono cambiato tanto a livello di carattere. Io mi ricordo le prime giornate in azienda, al di là della produzione, in ufficio per me rispondere a una domanda di un cliente o fare una trattativa commerciale per me era una roba di una difficoltà pazzesca. Quindi cosa gli direi? Che sicuramente lo stare al fianco di persone di alto livello mi ha permesso di cambiare sia come persona dal punto di vista umano che proprio come capacità e conoscenza di questo settore. Oggi quando si fanno le riunioni nei vari tavoli associativi piuttosto che in uni, sai, io mi vedo sempre come quello, come il giovane, no? Però in effetti probabilmente adesso comincia ad essere uno di quelli che ha tanta esperienza, perché comunque stiamo parlando di 27-28 anni e comincia a vedere i figli di quegli imprenditori che una volta vedevo veramente come i guru nel nostro settore, oppure i veri imprenditori che vedevo all'inizio nelle prime riunioni ormai hanno lasciato questo settore per ovvie ragioni di età. Quindi cosa succede? Tocca a noi, e Jordan ne fai parte di questa seconda generazione, tocca a noi, basta pensare agli uomini seduti in questo momento a questi tavoli e in effetti siamo molti di noi seduti al tavolo siamo proprio di seconda generazione. Vuol dire che comunque gli imprenditori di un certo livello dell'epoca sono riusciti a trasmettere sicuramente dei valori importanti ai propri figli. E quindi tu diresti magari a un giovane Paolo Borroni: so che può essere noioso, però, oppure poteva essere un po' particolare, però guarda, se ti impegni, se ascolti, eccetera, ti si apre un mondo. Guarda, io sono dell'idea che il nostro settore è un settore bellissimo, è un settore che ha la possibilità di darti tantissime opportunità. Siamo in un settore dove se vuoi crescere e segui delle idee ben chiare, nel nostro caso è stato: puntiamo tutto su un prodotto di qualità, puntiamo su un servizio di un certo livello, che nel breve, francamente, soprattutto quando io sono entrato in azienda, facevo fatica a capire queste cose, invece mio papà è stato aveva delineato una strada molto precisa, niente prodotti di un certo livello, andiamo avanti solo su prodotti di qualità, e ha creato come si può dire, ha scritto una strada che mi ha permesso poi di percorrerla con difficoltà, perché ce lo siamo detti prima, nessuno regala nulla, però è stata una strada ben definita, e quindi quello che mi posso dire o che potrei dire in prospettiva a nuove generazioni in arrivo è quello di darsi da fare, che nel nostro settore se uno ha voglia e le idee chiare può fare ancora tanto. Bellissimo quello che hai detto, mi hai portato anche alla memoria la scelta di mio padre di focalizzarsi soltanto su ambiti medio-alto rischio dove la qualità sarebbe stata riconosciuta. Bene, allora noi abbiamo concluso, no? E diciamo che forse magari un'ultima domanda è per il futuro, no? Visto che mi hai parlato di investimenti eccetera, dire
Quindi il sogno del cassetto per il futuro qual è? Una MV che sia Ma guarda, il sogno nel ancora cassetto... più, che ne so, nord, sud, centro, magari anche all'estero? No, diciamo che sicuramente l'obiettivo è quello di crescere anche su mercati esteri. Arriviamo da una fiera di Hannover, di Interschutz, di settimana scorsa, e devo dire che la soddisfazione che dal punto di vista personale ho avuto nel parlare con alcuni clienti che sono venuti e che ci hanno confermato che lavorano con noi, che vogliono lavorare con noi proprio perché siamo persone serie e perché il prodotto che gli forniamo è un prodotto di qualità, ti rilancia nella voglia, nella soddisfazione, nel pensiero di proseguire in quella strada. Quindi quali sono gli obiettivi? Gli obiettivi sono quelli di comunque mantenere quelli che sono i principi base della nostra azienda. Quindi prodotto di qualità, cercare di migliorare nel servizio perché non è mai abbastanza, ma di andare e di seguire quella strada che i miei genitori hanno portato avanti e hanno percorso fin dal 1989. Bene Paolo, la nostra intervista si è conclusa, io Grazie ti di ringrazio, tutto. Grazie a te Jordan. è stato un vero piacere. Alla prossima, piacere Grazie. mio.